Il 31 dicembre 2024, proprio mentre il mondo si preparava a salutare l'anno vecchio, Jeff Nippard lancia il suo nuovo libro, The Muscle Ladder, con l'obiettivo di guidare i lettori in una scalata verso il successo muscolare. Con quasi 600 pagine e un prezzo che supera i 60 euro per la versione cartacea, la domanda sorge spontanea. Vale davvero la pena investire una cifra così alta in un libro sul fitness? O sarebbe meglio destinare quei soldi in 300 goleador, per una gratificazione più nostalgica e dolce? Qui non stiamo discutendo sulle fattezze di questa scala, ladder o step ladder che sia. L'autore infatti ci guida in questa scalata con un approccio che promette di integrare teoria e pratica, il tutto secondo le ultime evidenze scientifiche. Ma quindi il libro sarà davvero un trampolino di lancio per chi vuole dominare nel mondo del bodybuilding o finirà per essere l'ennesima opera che invecchierà male nel mare magnum che domina il mondo dei testi sul fitness? Se sei dentro la fit community e cerchi sempre di stare al passo con gli ultimi studi, è praticamente impossibile non conoscere Jeff Nippard. Powerlifter e bodybuilder professionista drug free, ha accumulato una grande popolarità grazie al suo canale YouTube, che conta oltre 4 milioni e mezzo di iscritti. Il suo obiettivo è condividere le conoscenze scientifiche acquisite durante il percorso universitario e attraverso l'esperienza pratica nel campo del fitness, con un focus sulla costruzione muscolare, perdita di grasso e miglioramento della salute in generale. Nel 2012 ha conquistato il titolo di Mr. Junior Canada nel natural bodybuilding, mentre nel 2014 ha detenuto il record nazionale canadese di panca piana. Come powerlifter ha raggiunto numeri impressionanti: uno squat da quasi 230 kg, una panca da 150 kg e uno stacco da 235 kg. Con una laurea in scienze biologiche, Nippard integra la sua esperienza sul campo con un forte background scientifico, che lo ha portato a formare atleti di livello nazionale e mondiale e a tenere seminari in tutto il mondo. L'autore, nel design della scala, suddivide le variabili relative all'allenamento in due categorie principali: le aste verticali e quelle orizzontali. Questa rappresentazione serve a guidare il palestrato passo dopo passo, dai concetti più generali a quelli più specifici, creando un approccio che, a suo avviso, permette di sviluppare una solida base per il progresso nel lungo periodo. Le aste verticali si focalizzano sui fattori psicologici e sullo stile di vita, ossia sostenibilità e mindset. Le aste orizzontali, invece, si focalizzano su variabili più specifiche, che vengono ordinate secondo una certa priorità: tecnica, selezione degli esercizi, sforzo, progressione, volume, frequenza, carico e range di ripetizioni, tempi di recupero, tecniche di intensità e periodizzazione. Questi elementi rappresentano la parte operativa dell'allenamento e sono disposti in modo da guidare l'atleta attraverso un percorso di miglioramento strutturato. La tecnica, ad esempio, è posta al primo posto, indicando che senza una buona esecuzione degli esercizi, gli altri fattori non possono essere sfruttati appieno. L'autore è molto chiaro nel sottolineare che la metodologia proposta, basata sulle più recenti evidenze scientifiche, non può essere mai perfetta o definitiva. Questo punto lo trovo particolarmente interessante poiché potrebbe essere interpretato in due modi. Da un lato, potrebbe essere un modo per proteggersi da eventuali critiche nel caso in cui la sua proposta venga ritenuta obsoleta in futuro. Dall'altro potrebbe essere una dichiarazione sincera di apertura, che riflette la natura dinamica della scienza e dell'allenamento, in cui nuove scoperte e adattamenti sono sempre possibili. Personalmente trovo questa sua affermazione un tentativo di togliere quell'aura dogmatica che il mondo science-based ha assunto negli ultimi anni riguardo alla validità delle conoscenze, screditando a priori le esperienze personali. Nippard sembra voler enfatizzare che la scienza è in continua evoluzione e che ciò che oggi è considerato valido potrebbe cambiare in futuro, evitando così che la sua visione venga interpretata come un dogma assoluto. Dal punto di vista delle nozioni di base, The Muscle Ladder si presenta come una fonte solida e affidabile, ideale sia per chi ha gli inizi e sia per chi ha già esperienza nel mondo della palestra. Ciò che ho trovato particolarmente ammirevole è l'attenzione dell'autore verso il fatto che per molte persone la palestra non rappresenta il fulcro della vita quotidiana. Questo si riflette nella proposta di soluzioni pratiche per integrare l'allenamento in modo sostenibile nello stile di vita di ciascuno. Ad esempio, è presente una guida su come strutturare l'allenamento per chi ha poco tempo a disposizione o desidera iniziare con un approccio graduale, partendo
partendo da un interesse pari a zero. Allo stesso tempo, per coloro che sono già più coinvolti in questa disciplina, il libro fornisce consigli preziosi su come rendere l'aspetto alimentare più gestibile, evitando l'ossessione di tracciare le calorie e i macronutrienti in modo maniacale. Un esempio lampante dell'approccio chiaro ed esaustivo dell'autore è il quarto capitolo dedicato alla tecnica. Qui troviamo quasi 100 pagine di contenuti dettagliati, in cui per ogni gruppo muscolare vengono illustrati gli esercizi migliori, accompagnati da descrizioni passo passo sull'esecuzione corretta. In sintesi, la struttura e il livello di dettaglio con cui ogni argomento viene trattato rendono il libro accessibile, ma al tempo stesso ricco di contenuti preziosi per lettori con diversi gradi di esperienza. Adesso vediamo se ci sono delle novità rispetto a quanto detto in questi due video precedenti, che vi consiglio di recuperare se ve li siete persi. Nel capitolo 7 l'autore elenca e spiega in modo semplice tutti i tipi di progressione esistenti, andando ben oltre quelli che utilizzo di solito. Tuttavia, devo ammettere che alcune metodologie non mi convincono del tutto, ad esempio la riduzione dei tempi di recupero. Per quanto possa essere indicativa di un buon condizionamento fisico, preferisco mantenere un recupero più ampio, tra i 2 e i 3 minuti, per garantire la qualità delle serie. Un altro approccio che trovo discutibile è la manipolazione del numero di serie. Pur riconoscendo che aumentare le serie possa avere il suo senso in determinate situazioni, lo considero piuttosto rischioso e spesso non lo reputo la soluzione migliore. Lo stesso autore, pur menzionandolo, appare un po' incerto su questa metodologia e la sua interpretazione lascia spazio a qualche perplessità. Nel capitolo 13, relativo alla periodizzazione, troviamo una spiegazione chiara e completa su come strutturare una programmazione in base ai propri obiettivi, che siano forza, ipertrofia o una combinazione di entrambi. L'autore approfondisce anche il tema dello scarico, aggiungendo dettagli rispetto a quanto trattato nel mio video. La differenza significativa è il modo in cui viene programmato. Mentre io tendo a considerarlo più flessibile e lo inserisco in base a come mi sento, Nippard lo pianifica in anticipo, prevedendolo ogni 4-12 settimane a seconda del livello dell'atleta. Questo approccio è sicuramente interessante e può essere utile per chi preferisce una struttura più rigida, ma personalmente lo trovo meno adatto a chi, come me, predilige ascoltare il proprio corpo per determinare quando è il momento giusto per scaricare. Nell'ultimo capitolo il libro offre una ventina di programmi diversi, adatti a tutti i livelli, dai principianti agli esperti. Le split proposte includono full body, upper lower e push-pull legs, con opzioni che spaziano da sessioni brevi, da 45-60 minuti, a programmi più estesi per chi ha più tempo a disposizione. Ogni esercizio è descritto con minuziosità, specificando il numero di serie allenanti e di avvicinamento, range di ripetizioni, RPE, tempi di recupero e 2 possibili sostituzioni o variazioni per adattare la seduta in base alle esigenze. Avendo già sperimentato in passato alcuni dei suoi precedenti lavori, posso affermare con certezza che la qualità delle sue schede è il suo punto di forza. Sono strutturate in modo chiaro e scientifico, ma al tempo stesso accessibili. Questa sezione rappresenta un corretto passaggio dalla teoria alla pratica e per questo motivo posso dire a mani basse che è la mia parte preferita di tutto il libro. Dopo aver scavato nel vasto mondo dell'allenamento, l'autore si munisce del dono della sintesi e tratta di altri aspetti importanti, quali dieta, cardio e integrazione. Nonostante la varietà degli argomenti affrontati, riesce a fornire una panoramica chiara e accessibile, focalizzandosi su ciò che conta davvero. Per quanto riguarda la dieta, vengono analizzati aspetti chiave come il calcolo del fabbisogno energetico in base ai propri obiettivi, che sia perdita di grasso, mantenimento o aumento della massa muscolare, frequenza dei pasti e timing dei nutrienti in prossimità dell'allenamento. L'approccio è orientato alla flessibilità, offrendo consigli pratici per integrare questi elementi nella vita quotidiana senza rigidità, in linea con lo stile adottato nei capitoli precedenti. Nella sezione dedicata al cardio, l'autore ne sottolinea l'utilità nelle diverse fasi dell'allenamento, come parte del riscaldamento, per aumentare il dispendio energetico e per migliorare il condizionamento generale. Infine, per quanto riguarda l'integrazione, Nippard si concentra solo su quelli supportati da solide evidenze scientifiche, quelli che hanno sempre funzionato, proteine in polvere, creatina e pochi altri. Dal punto di vista contenutistico ho apprezzato questa sezione per la sua chiarezza e sintesi. Tuttavia, ritengo che la trattazione di alcuni argomenti, in particolar modo quelli alimentari, avrebbero meritato un approfondimento maggiore, forse persino un libro a parte.
Oppure chissà, in fondo questi aspetti sono molto più semplici di quanto si possa pensare e spesso siamo noi a complicarci la vita inutilmente. Quando si confronta la Muscle Ladder di Nippard con le più conosciute piramidi di Eric Helms, l'impressione che se ne ricava è che l'approccio della scala sia più valido soprattutto per gli atleti che sono già dentro al mondo della palestra e che hanno acquisito una certa esperienza. Infatti, se la consideriamo come un percorso di crescita in cui l'atleta si arrampica progressivamente verso livelli più avanzati, l'approccio di Nippard ha sicuramente una logica e può risultare utile per chi ha già consolidato una base solida e desidera affinare ogni aspetto del proprio allenamento. Tuttavia, riflettendo su quali siano realmente le priorità di un principiante o di un atleta che si avvicina per la prima volta in palestra, l'approccio delle piramidi di Helms risulta probabilmente più sensato. In un contesto in cui ci si trova a dover costruire una solida base, prima di concentrarsi su dettagli come selezione degli esercizi o progressione, è fondamentale considerare fattori come il tempo che si ha a disposizione, la gestione di volume, intensità e frequenza. Se la nostra domanda è come impostare una scheda, il primo passo non sarà certo quello di rivedere l'esecuzione degli esercizi, ma di concentrarsi sulle priorità immediate come la programmazione del volume e della frequenza. La Muscle Ladder quindi potrebbe essere più adatta a chi ha già un certo livello di esperienza e desidera concentrarsi su come ottimizzare al meglio il proprio allenamento. Acquistare o meno The Muscle Ladder dipende da diversi fattori, tra cui il proprio livello di esperienza, le esigenze personali e soprattutto la familiarità con l'inglese. Per chi mastica bene la lingua non ci sarà alcun problema. Tuttavia, se il vostro livello di inglese si limita a The Pennies on the Table, il libro potrebbe rivelarsi un investimento complesso e poco accessibile. Solitamente, quando mi trovo a fare delle scelte difficili, prendo un foglio di carta, lo divido a metà, scrivo in alto la domanda a cui devo rispondere e poi metto i pro e i contro. Tra i pro ci metterei sicuramente la presenza di contenuti solidi. Le nozioni fondamentali sono ben esplicate e strutturate, con una chiarezza che rende il testo una guida affidabile per chi desidera approfondire aspetti teorici e pratici del fitness. Un altro elemento che non può sicuramente mancare sono i programmi di allenamento, il vero punto di forza del libro e risorsa preziosa per qualsiasi palestrato. Adesso veniamo ai contro. Primo tra tutti il prezzo proibitivo. Spendere oltre 60 euro per la versione cartacea o 13 euro per quella digitale è difficile da giustificare, soprattutto considerando che gran parte delle informazioni non è esclusiva. Con quella cifra potreste acquistare più di 300 goleador o magari una serie di testi altrettanto validi. Come già detto prima, per chi non ha una buona padronanza dell'inglese, il libro è praticamente inaccessibile. Inoltre dobbiamo considerare che molte delle nozioni fondamentali possono essere reperite gratuitamente sul canale YouTube di Nippard o su altre piattaforme, oltre che in testi più datati come le famose piramidi di Helms, che hanno resistito bene al passare del tempo. Infine, essendo basato sugli ultimi studi scientifici, il libro rischia di invecchiare rapidamente. Questo aspetto avrebbe potuto essere mitigato con un formato digitale aggiornabile, ma una versione cartacea statica sembra poco lungimirante per contenuti così dinamici. Alla luce di tutto ciò, la bilancia pende verso il no, specialmente per chi cerca informazioni fondamentali che possono essere reperite altrove o non vuole spendere una cifra considerevole per un libro di fitness. L'unica motivazione realmente valida per l'acquisto sono i programmi di allenamento ben strutturati. Eppure, considerando il prezzo e le alternative disponibili, una soluzione più pratica potrebbe essere unirsi alla ciurma di cappello di paglia. Chi vuole intendere intenda. Per chi decide di investire comunque nella versione digitale potrebbe valerne la pena, ma solo se siete davvero fan di Nippard o cercate un programma specifico che rientri nel suo stile.